We're Tom and Alane Waters. Welcome back. Siamo Tom e Alane Waters e siamo felici di essere di nuovo qui con voi. In this segment, we want to talk about things that break our communication. E in questa sezione parleremo delle cose che interrompono la comunicazione. There are many things that can do that, Ci sono molte cose che possono fare questo but we're going to talk about 5 of them today. e parleremo di 5 cose. So the first one we want to talk about is using absolute statements. E la prima cosa di cui parleremo è l'utilizzo di frasi assolute. They go like this. E suonano così. You never take out the trash. Non butti mai l'immondizia. You always forget. Ti dimentichi sempre. You see the emphasis we use? Vedete l'enfasi che utilizziamo? We use these absolute statements. Usiamo queste frasi assolute. Those are fighting words. Queste sono parole da combattimento. Now, this one about taking out the trash was a real experience in our marriage. E questa riguardo al buttare l'immondizia è stata una vera esperienza nella nostra I have to tell you relazione. that I'm good about taking out the trash now. Devo dirvi che adesso me la cavo molto bene nel buttare via l'immondizia. It really helped when I stopped accusing him of always forgetting to take out the trash. Ed ha aiutato molto quando ho smesso di accusarlo sempre di non buttare l'immondizia. You can imagine that when she said that to me, Potete immaginare quando lei diceva questo a me? I said, I don't always forget. Io non dimentico sempre. I took it out 3 weeks ago. 3 settimane fa l'ho fatto. So those words kind of create a little bit of a tension between us. Queste parole creano un po' di tensione tra di noi. And in reality, they're not even honest statements. E nella realtà non sono neanche frasi oneste. We use those kind of statements because we want to build the emphasis that we're not happy with something they're doing or not doing. Quindi usiamo queste parole per enfatizzare il fatto che non siamo contenti della cosa che viene fatta o non viene fatta. So the only time you can use those statements Quindi le uniche volte in cui potete usare queste due is in a frasi positive way. è in una maniera positiva. Honey, you always are going to be the love of my life. Amore, tu sarai sempre l'amore della mia vita. Now there's no fighting that at all. E non c'è combattimento in questo per niente. So the second one that we want to talk about, La seconda cosa di cui vogliamo parlare living in the past. è vivere nel passato. What does that mean? Cosa significa? Well, too many times we get stuck with unresolved things from the past. Troppe volte rimaniamo fermi a qualcosa che non è stato risolto nel passato. And instead of being able to have a positive present experience together, E invece di avere un'esperienza positiva nel presente insieme, we find the opportunities that we have to communicate being negative. vediamo che le opportunità di comunicazione che abbiamo diventano negative. And they're negative because they tend to bring up things that aren't working well from the past. E sono negative perché tendono a portare alla luce cose che non sono funzionate bene nel passato. So let's not keep bringing up the past and all the problems that we have that are unresolved. E quindi smettiamo di portare alla luce i problemi del passato che non sono risolti. Let's resolve what we are living in the present, and that'll help the past to go away. Risolviamo quello che stiamo vivendo nel presente e lasciamo che il passato rimanga indietro. There's another thing that really breaks our communication. E c'è un'altra cosa che veramente distrugge la comunicazione. Yelling, screaming, and getting loud. Gridare, urlare e alzare la voce. Intensity in the voice. Intensità nel tono di voce. Somehow we think if we can just say it louder, they're going to understand it. A volte pensiamo che se lo diciamo più forte lo capirà. And in reality, the louder we speak, the more we shut the other person's ears down. They can't really hear what we're saying. Ma nella realtà più forte lo diciamo e più l'altra persona si chiude e non sta ascoltando quello che diciamo. No disagreement is ever solved by screaming and yelling at each other. Nessun disaccordo è stato mai risolto attraverso l'urlare e gridare l'uno all'altro. That loudness only intensifies the conflict and causes separation. Questo parlare forte semplicemente aumenta il conflitto. So there's another area that often breaks communication.
E c'è un'altra area che spesso interrompe la that comunicazione tends to happen more from the men's side of the equation. e tende ad avvenire piuttosto dal lato maschile, It's silence. che è il silenzio. You can understand how silence breaks communication. Potete capire come il silenzio spezza la At comunicazione, least good verbal communication. almeno la comunicazione verbale. And as I said in one of the earlier segments, E come ho detto in uno degli altri episodi, my wife thought I was just a great communicator. mia moglie pensava che io fossi un buon comunicatore. She said, "It's so nice that you tell me what's on your mind." È così bello, tu mi dici quello che hai nella mente. So here we are married and we're driving to work in the same car at the same time. E quindi eravamo lì, sposati, stavamo guidando per andare al lavoro nella stessa macchina. We have 30 minutes of uninterrupted time to talk. Avevamo 30 minuti senza interruzioni per poter parlare. So I asked him questions. E quindi gli ho fatto delle domande. And the best I got was or yes or no. E il meglio che riuscivo ad ottenere era ah, sì, no. And then if I asked him, what are you thinking about? E poi se gli chiedevo ma cosa ne pensi? Nothing. Niente. That was Silence. really Silenzio. hard. That nothing answer was very difficult for my wife. E quella risposta, niente, era molto difficile per lei. It is for any wife. She can't believe you can't have nothing going on up there and still have your eyes open and be breathing. È una cosa difficile per ogni donna pensare che non hai niente nella testa eppure stai vivendo, respiri e sei vivo. So, this is another topic, but my wife finally learned that men go in neutral sometimes. Questo è un altro argomento, ma mia moglie ha imparato che gli uomini a volte andiamo su una fase neutrale. Even though the brain is still functioning, we're just not really thinking about anything. Anche se il cervello continua a funzionare, non stiamo pensando a qualcosa in specifico. But let me say to you men especially, Ma voglio dirvi qualcosa specialmente agli uomini. you can talk to your wife. Voi potete parlare con le vostre mogli. We have seen over and over again Abbiamo visto molte volte that if you put a good sports buddy up front in the same seat that your wife usually sits in, somebody you A like to good do friend. sports with, a friend, che se mettete una persona e un amico magari con cui fate sport in mezzo a voi, men can talk all the trip. gli uomini possono parlare tutto il viaggio. You put your wife back up in the front seat E metti di nuovo tua moglie nel posto a fianco al guidatore, il passeggero, and the talking ends. e la comunicazione finisce. We need to change that. Dobbiamo cambiare questo. My husband used to say, honey, I'm not a morning person. Mio marito mi diceva, amore, io non sono un mattiniero. And that's true. He wasn't a natural morning person. Questo è vero, naturalmente non è una persona mattiniera. But on the drive home in the afternoon, Ma quando tornavamo a casa al pomeriggio he was still silent. era ancora silenzioso. I mean, for 30 minutes, if I didn't say anything, he could say nothing. Per 30 minuti, cioè se io non dicevo niente, lui non diceva niente. Okay, honey, it's not morning anymore. You're still not talking. E gli dicevo, ok amore, ma non è più mattina, eppure non parli ancora. Non Then he parli. had another excuse. E aveva un'altra scusa. Well, I got a lot on my mind. Work related, stress. La scusa era, ho tanto nella mia mente legato al lavoro, lo stress. All those are excuses. Tutte queste sono scuse. We can communicate with our wife. Noi possiamo comunicare con le nostre mogli. And some men have said to us, I just don't know what to say to her. E alcuni uomini ci hanno detto, ma io semplicemente non so cosa I dirle. don't know where to start. I mean, my life isn't even that interesting. Non so da dove iniziare, la mia vita non è neanche così tanto interessante. And we say to them, E noi gli abbiamo detto, just talk about the things you used to talk about before you got married. parlate delle cose di cui parlavate prima di sposarvi. Because obviously you didn't have any problem talking to her before you were married, or she wouldn't have married you. Perché sicuramente non avevi problemi a parlarle prima di sposarla, altrimenti non ti avrebbe sposato. So if that's where you have to go back to begin to communicate, that's a good starting point, because that was positive communication. E se questo è il punto in cui dovete ritornare per ricominciare a parlare, questo è un buon punto per ricominciare la vostra comunicazione. And one last area that breaks communication. E un'altra cosa che può interrompere la comunicazione Falling asleep. è addormentarsi.
You know, sometimes when we have children in the home A volte quando poi si hanno bambini nella casa and mother's life is very busy e la vita della mamma è molto impegnata and father is away at work, e il papà è fuori che lavora the only good time seems to be at night after the children are gone to bed. e l'unico tempo sembra essere la sera dopo che i bambini si sono addormentati. But for tired people, that's not always a good time. Ma per le persone stanche forse questo non è sempre il miglior momento. So unfortunately, sometimes that would be our only time to talk. Sfortunatamente a volte questo è l'unico momento per parlare And my dear wife would have all these things she wanted to share with me. e mia moglie ha tutte queste cose che vuole condividere con me And about 2 minutes into it, I'm going, e dopo 2 minuti io vado And he was gone. e lui è andato. And I think he doesn't even care that he can listen. E io mi chiedo, ma non può avere cura di me da poter ascoltare? I mean, I'm just starting to open up and share my heart, Io ho appena iniziato ad aprirmi, a condividere ciò che è nel mio cuore, something that's important to me, something I want him to understand. qualcosa che è importante per me, che voglio che capisca, And he falls asleep. e si addormenta. so that wasn't the message I meant to give her. Ora, questo non era il messaggio che volevo trasmetterle, But it wasn't the best time to have the communication. ma non era il tempo migliore per avere comunicazione. Now, we don't generally use that to be our best communication time. Quindi generalmente non usiamo questo come tempo per la comunicazione, But when we do, ma quando lo facciamo, because we don't want to break communication, perché non vogliamo interrompere la comunicazione, we sit up in bed and we turn the light on ci sediamo sul letto e accendiamo la luce, so that we're wide awake. così che possiamo essere svegli. And if somebody starts to go to sleep, E se qualcuno inizia ad addormentarsi, which is now usually my wife, che adesso è mia Now it's moglie, me. she will say, honey, e lei dice, amore, I'm fading. sto per addormentarmi, The lids are getting heavy. e le palpebre si fanno pesanti. and that means we either Get up. or we have to table it till tomorrow. E che significa che o ci alziamo oppure lo rimandiamo al giorno dopo. But the important thing is that we communicate instead of just falling asleep and giving the impression it's not important to us. Quindi noi comunichiamo invece che addormentarci e poi dare l'impressione che non ci interessa. So we really don't want to focus heavily on what breaks our communication. Quindi in realtà non vogliamo focalizzarci pesantemente su ciò che interrompe la comunicazione, But sometimes it helps us to recognize them so we can improve our communication. a volte è importante riconoscere questo per migliorare la comunicazione. There's a scripture that's written by the wise man, C'è una scrittura scritta dall'uomo saggio in Proverbs, the 18th chapter, nei Proverbi al capitolo 18. looking at the 13th verse. Proverbi capitolo 18, And this is really versetto good counsel 13. for all of us. Ed è un bel consiglio per ciascuno di noi. He that answers a matter before he hears it, to him it is folly and shame. Chi risponde ad un argomento prima di averlo ascoltato, questo è per lui follia e vergogna. We need better communication, Noi abbiamo bisogno di una comunicazione migliore, not things that break our communication. non di cose che spezzino e interrompano la comunicazione. And when we don't hear but interrupt, we're breaking communication. E quando non ascoltiamo ed interrompiamo, spezziamo la comunicazione. So let's learn from the things that break the communication and have better communication. Quindi impariamo da ciò che interrompe la comunicazione per averne una migliore.